In un mondo dove tutto quello che viene venduto c'è il suo equivalente o copia su Amazon o AliExpress, per quale motivo dovremmo comprare i prodotti che costano di più? Siccome video di Edo equivale a pioggia, sono venuto a Carpi a farvi vedere una realtà esagerata che con un prodotto apparentemente molto semplice è diventata un'icona del nostro sport. Se guardate, il 90% delle moto da pista montano un tasso di accensione kill switch o una pulsantiera Jet Prime. Infatti oggi andiamo a vedere la filiera costruttiva di un prodotto che può sembrare apparentemente così semplice, ma nel quale ci sono un sacco di dettagli e cose interessanti. La pulsantiera nasce proprio da qui, da questo panetto grezzo dal quale vengono ricavate le anime della pulsantiera e anche i kill switch, sono tutti ricavati dal pieno. Tutto parte dalla progettazione, quindi un disegno. Ogni moto con le sue esigenze ha una pulsantiera dedicata e diversa. Una volta fatto il disegno è il momento di smacchinare il pezzo. Come vedete e come potete sentire dal rumore, questo è il reparto con le macchine utensili che lavorano e fanno sì che da un pezzo di grezzo come questo arriviamo a un lavorato come questo. Praticamente quello che succede, adesso noi disturberemo anche i ragazzi che stanno lavorando, perché questo pezzo di grezzo rimbalza qui dentro e viene messo nelle macchine utensili per essere lavorato, e la prima operazione, come la chiamano loro, perché queste sono operazioni di lavorazione meccanica, è questa e viene fatta su questa macchina qua. Da questa macchina otteniamo questo risultato. Aspetta, che ho due mani sole. Questo è il retro delle pulsantiere. Ora, quello che succede è questa piastra ovviamente ha già i fori filettati dove ci andranno le viti che chiuderanno la piastra al manubrio. Quello che loro fanno è creare una maschera, che è anche pesantissima, che si avvita nei fori della pulsantiera, viene girata e la lavorazione, la seconda lavorazione, avviene proprio qua. Da questa cosa ci rimane in mano esattamente questo prodotto qua. Tra l'altro, vabbè, bellissimi, tutti i segni delle lavorazioni sono esagerati. Quindi il prodotto è interamente ricavato al pieno. Quello che succede è che diventano così perché vengono mandati ad anodizzare. In realtà non proprio tutti vengono fatti anodizzare, perché alcuni di questi vengono tenuti apposta grezzi in giacenza, perché per alcune richieste speciali, per alcuni clienti, per alcuni team, è possibile richiedere l'anodizzazione di diversi colori. No, io non sarò un operatore meccanico, ma non faccio pasticcere, insomma, okay. Spettacolo. Se vi capiterà una pulsantiera che avrò tirato fuori io, sicuramente non funzionerà. 22, che è la chiave sempre buona per fare tutto. Una bella soffiata. Quindi adesso cosa facciamo? Li giriamo e li svitiamo? Ah, ovviamente c'è l'avvitatore, se no a mano, arrivederci. È incredibile come dietro, cioè, a un prodotto mega semplice come una pulsantiera, cioè, ci siano delle lavorazioni molto complesse e molto laboriose. Bene, adesso noi salutiamo Edoardo, grazie per avermi fatto operare alla Jet Prime, e andiamo di là perché dobbiamo montargli tutti i tasti, i circuiti elettronici, ma prima dobbiamo passare dal banco prova, perché alle nostre spalle c'è anche un banco prova. Per quale motivo? Perché Jet Prime è conosciuta per pulsantiere kill switch, ma non fa solo quello. Infatti qui dentro c'è un banco prova che è proprio il posto dal quale siamo partiti prima, e il banco prova serve appunto a provare tutti i vari prodotti che vanno a modificare le performance, perché se una pulsantiera comunque non modifica la performance, magari migliora l'utilizzo della moto, Jet Prime fa anche centraline, fa anche cornetti di aspirazione, ha fatto in passato corpi farfallati, e quindi tutto viene provato al banco prova. Qua poi vedete che c'è una bella Ducati sul banco, e se andiamo di qua, a fianco a dove eravamo prima a fare la pulsantiera, qua ci sono le due frese a 5 assi, e a proposito di Ducati, ci sono in macchina dei pezzi che stanno facendo che purtroppo non possiamo farvi vedere, però roba esagerata.
oltre alla produzione in serie, quasi tutti i prodotti nascono anche dalla risoluzione di alcune problematiche. Infatti Jet Prime che cosa fa? Assiste nello sviluppo e nella risoluzione dei problemi che nel racing si creano tutti i giorni di alcuni team. Quindi il team che corre, l'italiano, il mondiale, che ha un determinato problema, deve fare dei pezzi speciali, problemi di tipo meccanico, elettronico, Jet Prime gli aiuta a risolvere questa determinata cosa e tutto lo sviluppo ricavato viene poi portato e trasferito sui prodotti stradali, anche perché una grossa fetta di mercato di Jet Prime per quanto riguarda pulsantiere e kill switch è appunto stradale, quindi non pista. Ma aspettatemi qua perché adesso vi vado a prendere il prodotto che è proprio l'emblema della risoluzione dei problemi. Eccolo qua, ovvero il gas elettronico. E per quale motivo vi sto dicendo che questo prodotto è l'emblema della risoluzione dei problemi? Non ve lo dico io, ma ve lo faccio dire da chi di dovere. Ciao Marco. Ciao Edo. Ciao. Lui Marco Diazzi, che è la mente pulsante, il cuore, nonché il proprietario e creatore di Jet Prime, e io volevo che mi raccontassi tu questo perché abbiamo discusso parecchio sul gas elettronico e mi dici che utilizzo fate di questo prodotto. Questo prodotto è nato per un'esigenza di Aprilia MotoGP l'anno scorso, perché come tutti i piloti la sensibilità nella guida è una cosa molto importante, quindi rivolevano il feeling di un comando gas con il cavo meccanico come siamo abituati noi vecchietti ad utilizzare da tanti anni, che è vero che è una vecchia tecnologia ma che ti dona un feeling, hai sempre la percezione di quanto gas stai dando e quanto lo acceleri, quanto rapida è l'accelerazione. Questo purtroppo con i potenziometri moderni, come hanno ormai tutte le moto di serie, è veramente diventato molto complesso. Partendo dai dati della telemetria che si vedono sempre micro accelerazioni ma il pilota non sa perché, e questo viene semplicemente da un avvallamento. Il gas è talmente morbido che Sì, certo, dove poi l'asfalto è sconnesso e non essere preciso con il il comando del cordolo, gas, queste cose qua, che quindi si ripercuote anche poi sulle sospensioni e queste cose qua. Da lì è nata la sfida di creare un comando gas totalmente elettronico, non ci sono segreti, questo è un potenziometro che dà fuori un segnale in volt che lo trasmette alla centralina e la centralina reagisce di conseguenza. È completamente elettronico, non ci sono i cavi, ma se chiudi gli occhi i cavi ci sono. Sì, infatti la grande particolarità è proprio come è costruito questo comando del gas per far sì che, come vi ho detto a Valencia, ricordi la sensazione del filo. In questo caso proprio specifico ad Aprilia è piaciuto molto, voi infatti siete diventati partner di Aprilia, Sì. E tra l'altro avete vinto anche con Jacopo Cerutti. Sì, questo in particolare è questo è proprio il suo. Esatto, ha vinto l'Africa Eco Race e anche lui aveva lo stesso identico problema. Moto in mezzo al deserto, buche, sassi, qualsiasi cosa, lui non aveva mai la percezione di quanto gas o dava manate di gas senza accorgersene. Chiaro, poi nell'off-road è ancora più importante peggio. questa cosa qua. Infatti stiamo allargando molto il lavoro anche nel settore off-road e arriveremo a breve. Con questo si è trovato benissimo. Questo ha fatto tutti i 6.000 km della gara, quindi me lo sono fatto autografare e donare da tenere come ricordo, e è stata una bella sfida anche per noi. Oh, io adesso ho dimenticato di là il mio pezzo di pulsantiera, ma noi dobbiamo finire perché io voglio finire la mia pulsantiera perché ho cominciato la macchina utensili e adesso dobbiamo andare a montare le schede elettroniche. Okay, ti porto nell'altro mio Esatto, regno. perché i capannoni ce ne sono due, qua è la produzione meccanica, di là c'è l'elettronica. Esatto. Lo abbiamo smacchinato e ora entriamo nella parte diciamo più interessante perché dobbiamo andare a costruire proprio la nostra pulsantiera e adesso entriamo nel reparto di produzione e ovviamente non a caso in produzione poteva non esserci una Aprilia RSV4. La prima tappa la facciamo da Manu, che tra l'altro mi hai già accennato brevemente che cosa bisogna fare e come nasce la costruzione del cablaggio della centralina, anche perché qua è tutto fatto a mano e passa da la mano tua, la mano sua e poi il montaggio vero e proprio di tutti i cavi e connettori. Quindi come funziona? Allora, noi partiamo dalla pulsantiera originale, facciamo un po' di reverse engineering, un po' di misurazioni e la nostra idea è sempre quella di dare un prodotto che uno può prendere plug and play, monta sulla moto e va. Quindi si fanno tutti i controlli elettronici, si vanno a battezzare le lunghezze che servono dei cavi,
i connettori, abbiamo un quantitativo mostruoso di connettori automotive e tutto quello che può servire. Si parte da un bozzetto, per finire si fa un disegno che dopo va in mano ai ragazzi della produzione, si fa diventare l'idea realtà. Sostanzialmente. Chiaro, perché sennò poi per costruire una pulsantiera hai bisogno di un determinato connettore, tutte le volte ne devi ordinare uno, Certo, aspettare certo, quell'altro, sì, qua no. avete tutto. Ormai quando mancano li compriamo, abbiamo un magazzino interminabile di E connettori. a proposito di comprare i connettori, Sonia, con la nostra pulsantiera siamo arrivati qui, Manu ha fatto già tutto il cablaggio e adesso dobbiamo comprare, meglio utilizzare, tu andrai a scaricare dal gestionale quello che noi utilizziamo. Dopodiché pulsanti, cavi, connettori, pin, tasti, terminali, li abbiamo scaricati, adesso andiamo a farci montare. Dopo la lista della spesa si passa alla Bene, ricetta. consumiamo un po' di pezzi. Alessio e Gennaro, che qua c'è il reparto di produzione, tutte le pulsantiere vengono montate a mano. Alessio, adesso ti toccherà cablare non questa, ma per motivi di semplicità di video ti sei portato avanti con un'altra pulsantiera. Qui praticamente tu stai cablando pin dei pulsanti con ogni filo. Esatto, che dopo noi, grazie a Manuele, ci ha già dato la predisposizione e dopo noi sappiamo già quale filo deve andare su quell'interruttore o quel pulsante che richiede la pulsantiera per la moto designata. E poi ho visto che usavi una colla a caldo. No, Sì, non è a caldo forse. Sì. Una resina calda apposta per fermare tutti i fili e che non si bagnino e che siano protetti per Quindi- eventuali calori o Esatto, quindi anche botte che i piloti danno, botte che i la piloti gente... purtroppo danno, sì. Quelli che vanno forti davvero, che capita che... Ma anche guarda che le botte le dai anche quando vai piano, Sì, non anche. solo quando vai forte. Questo qui è il montaggio predefinito già dai disegni forniti e questa è la funzione che devono fare. Quindi dopo tutta la fatica per aver assemblato la mia pulsantiera, ecco il prodotto finito che tra l'altro è bellissimo, ma oltre al cioccolatino che mi sto mangiando, l'altro dolce sono gli Smarties, che questi però non vanno mangiati, ma semplicemente vanno montati con ognuno la propria preferenza sui vari pulsanti, in maniera che la pulsantiera sia perfettamente personalizzabile per tutte le esigenze di chi la deve usare. Quindi, come avete visto a Valencia, sulla mia RSV4, ora questa è una pulsantiera per un RS 660 e possiamo montare gli Smarties. Basta appoggiarli, premere e il gioco è fatto. Ora io non starò a metterli tutti per non farglieli smontare e metterli a caso, ma la cosa bella è che oggi siamo partiti da un pezzo di alluminio, lo abbiamo ricavato, lo abbiamo mascherato, è stato lavorato con le macchine utensili, lo abbiamo portato lì, abbiamo montato tutto quello che è il circuito elettronico e adesso siamo arrivati alla pulsantiera finita. Ma se voi pensate che finisca qua, avete sbagliato, perché l'azienda è a Carpi, che è in provincia di Modena. E chi mi sa dire il CAP di Modena? Per chiunque non lo sapesse, la risposta è proprio lì. Sapete benissimo che sono appassionato di ciclismo, è vero, non pratico molto mountain bike, ma Marco, il proprietario di Jet Prime, la mountain bike la ama come ama la sua terra Modena, e infatti la bici con il marchio che ancora non è stato lanciato e che molto probabilmente lanceranno, il nome è Terram e il nome della bici è 4100 proprio come il Cap di Modena. Ma la cosa fighissima di questa bici è un telaio in carbonio monoscocca ed essendo una biammortizzata ha il carro che è praticamente diciamo il forcellone delle moto, anch'esso in monoscocca di carbonio, e la bici poi è equipaggiata con tutti i componenti che in Jet Prime si possono autoprodurre, quindi il link della sospensione, in futuro arriveranno i freni. E voi direte, vabbè, ho fatto la bici per giocare. In realtà questa bici è stata data a chi il gas in bicicletta glielo dà per davvero, e Efrem Bonelli ci ha vinto il campionato italiano marathon, e quindi adesso la bici non si può nemmeno dire che non sia competitiva, e nel prossimo periodo è probabile che questo marchio venga lanciato. A questo punto vi chiederete, Siedo, ma alla fine tu fai il video perché devi fare pubblicità al prodotto? In realtà io sono solo un mezzo per raccontarvi il materiale che uso, in cui credo, e sapete benissimo che su questo canale c'è solo roba di qualità, e sapere che Aprilia MotoGP lo ha scelto per equipaggiare le sue moto mi fa molto molto piacere. Il discorso è che nella vita la pubblicità te la fai da solo, lavorando bene, e in questo caso io ve l'ho solo fatto vedere.